Vabbè, dai, andiamo. Poi lo facciamo. Sai chiacchierare. Allora, Nando, io direi di iniziare da dove siamo adesso. Siamo nel tuo teatro, giusto? Sì, qui ci troviamo a Pozzuoli, nel Teatro Sala Molière, che è all'interno di una struttura, possiamo dire, multifunzionale, multitasking, che è un centro di arti performative, fondato 20 anni più, di 20 anni fa, da Emma Cianchi e Veronica Grossi, e subito dopo sono subentrato io con la buonanima di mia moglie Cetti Sommella, e abbiamo aperto un laboratorio di teatro. Poi 16 anni fa, esattamente nel 2010, abbiamo deciso di costruire questo teatro e quindi ci siamo, diciamo, totalmente annessi in una parte di questo grande garage, e questo mi piace dirlo sempre perché di solito si chiudono i teatri e si aprono i garage, e questa volta invece è stato chiuso un garage e è stato aperto un teatro. Bellissimo. Quindi diciamo che tu e tua moglie vi siete ritrovati in questa passione. Lei anche era un'attrice, Lei era giusto? un'attrice e autrice, sì, sì. E vi siete trovati nella vostra passione per il teatro, l'avete condivisa nei L'abbiamo vostri anni condivisa, ma insieme. soprattutto abbiamo cercato, e tuttora, anche io tuttora cerco di portare avanti questo discorso, di intanto di formare nuovi attori, Mhm. ma poi soprattutto l'impegno maggiore è quello di portare il teatro a Pozzuoli. Quando abbiamo aperto questa sala nel 2010 erano 50 anni che mancava un teatro, adesso sono 66 anni che manca un teatro, però diciamo che questa è una piccola realtà, è quella che io mi sono potuto permettere, perché ci tengo a dire anche questo, che è tutto totalmente privato, io non ho sponsor e non ho aiuti o sovvenzioni da comune, provincia, regione, governo, Stato, insomma, da nessuno. Oggi, dopo tanti anni di carriera nel cinema, nel teatro, in quale momento della tua vita ti senti di essere? Come lo descriveresti? All'inizio. Mm. Non è un modo, cioè, non è per darmi le fotte o per essere snob. Veramente mi sento all'inizio. Questo è uno dei mestieri, forse è il mestiere più bello al mondo, perché nel momento in cui tu dovessi mettere in scena o girare un remake di un film già fatto, o comunque mettere in scena una commedia, un classico, per me è la prima volta e quindi è un rinascere continuo. Per questo fine carriera mai, è come un ergastolo. Non smetti mai di essere un attore. No, non si smette mai di essere attori, anche quando si dorme e quando non si è consapevoli della vita, insomma. È un modo, proprio un modo di vivere, è un modo di essere l'attore, credo. Almeno così mi è stato insegnato, così mi è piaciuto e così continuo ad essere. E quali sono i tuoi primi ricordi legati proprio alla recitazione? Sono lontanissimi perché avevo... Guarda, i miei parenti, una mia cugina per esempio, mi dice che è più grande di me, mi dice che io avevo 2 o 3 anni, appena parlavo, e quando mi chiedevano cosa volessi fare da grande, io non so perché, io rispondevo il comito, con la T, invece del comico. Ma non so perché non è che capissi o vedessi la televisione, chissà dove mi era arrivata questa cosa. Io penso, non so, Una vocazione. un'illuminazione divina, vogliamo chiamarla, non lo so. Però diciamo che ho cominciato come tutti i bambini del mondo, insieme alla mia sorellina, a, a fare le scenette cosiddette, a casa per mamma e papà, per i parenti. Eh, Negli anni in cui io ero un ragazzino c'era il grande, l'incommensurabile Alighiero Noschese, che è stato recentemente, ad oggi che stiamo registrando questo contributo, è stato recentemente celebrato al Teatro Diana di Napoli, è stato ed è il più grande imitatore di tutti i tempi, senza nulla togliere a Crozza, che è addirittura di più di un imitatore, lui è un one man show totale. Noschese imitava, e io mi divertivo a imitare le imitazioni di Noschese, e quindi quelli sono i miei primi ricordi, diciamo, di esibizione in pubblico.
Poi adolescente, insieme ad altri amici, con un gruppo musicale, abbiamo fatto i cantautori. Puoi immaginare come, avevamo 15-16 anni, quindi quello che usciva era un po' così. Erano le canzonette d'un tempo, belle facili facili. Però anche lì abbiamo cominciato a esibirci nelle piccole discoteche degli amici, insomma. E poi insomma, la grande vocazione per il teatro vera e propria mi ha preso intorno ai 16-17 anni. Ok, perfetto. E scavando sempre nei tuoi ricordi da bambino, no? Hai parlato della tua famiglia, tua cugina, tua sorella, i tuoi genitori. C'è un momento di riconciliazione a tavola che ricordi? Come vivevate quei momenti? È meglio che non te la racconto perché ho una storia infantile che è un inferno praticamente. No, nel senso che sono stato trattato benissimo veramente dai miei genitori. I momenti di convivialità e di grande armonia risalgono fino a quando avevo 9-10 anni, dopodiché è morta mia madre e poi è morto mio padre che ero anche ancora giovane, che avevo 18 anni, quindi non ho questi grandi ricordi, diciamo. Poi quello che posso ricordare, sai, è che ero un bambino, mangiavo pochissimo, nulla, ma non come quantità, proprio come tipologia di cibo. Pasta, fettina di carne, bah, punto. Poi fatte tutte in un certo modo, eh. Quindi c'era anche un po' questa lotta a tavola, mangia, mangia, perché questo bambino non mangia, e come mai non mi mangia? Secco, 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 più o meno su quello non sono cambiato. E insomma questi sono i ricordi, sempre con grande nostalgia si vivono questi ricordi da bambino. E quindi sapresti dire un piatto, un odore, un sapore che ti ha colpito però quando eri piccola e che ti rapiva e che ancora oggi ti conduce a casa? Sì, sì. Poi guarda, prima di rispondere aggiungo che mia sorella, che è di poco più grande di me, ha ereditato proprio nelle sue mani e nell'alchimia i sapori di casa. Quindi io quando vado a cena o a pranzo a casa di mia sorella mangio come mangiavo da bambino. E quindi è una cosa miracolosa che accade in tutti i piatti. Sì, io direi, guarda, molto genericamente il ragù. L'odore del ragù, di svegliarsi la mattina della domenica e invece di sentire l'odore, che ne so, del caffè latte o del dolce che aveva preparato mamma, così, sentire questo sgradevolissimo ma accattivantissimo odore, puzza, profumo di ragù che ti arrivava proprio nel letto sotto. Io mi ricordo che mi dava fastidio, soprattutto in adolescenza, insomma, giovinetto, più o meno l'età vostra. Mi disturbava che mia sorella lo preparava per tradizione e io mi alzavo proprio storto, nervoso, però poi immancabilmente prima di uscire a fare, non so, la passeggiata così, l'inzuppata col cozzitello di pane e il ragù. Era Impagabile, d'obbligo. impagabile, è d'obbligo, sì. Guardando invece al tuo percorso lavorativo, alla tua carriera, Mm. quali sono i progetti che hai sentito più tuoi? Non ce ne sono quelli che ho sentito meno miei, perché ogni personaggio ti calza completamente. Io ho una formazione un po' rigida, tra virgolette, insomma, io a un certo punto della mia storia professionale, dopo 2 o 3 anni, insomma, che facevo teatro, ho cominciato a fare il primo film, eccetera, eccetera, mi sono fermato a Roma e mi sono messo a studiare recitazione in un'accademia che all'epoca era il gotha del teatro d'avanguardia, di ricerca, l'Accademia Fersen. Alessandro Fersen era un famoso regista di Bolzano, ma era anche un grande teorico del teatro. Quindi quel tipo di formazione lì mi ha insegnato e tramandato il fatto che ogni personaggio ti calza e diventa tuo, quindi te lo porti proprio dentro per tutta la vita e tutto quanto. Sono illusioni, ma sono illusioni che servono comunque all'attore a trovare il suo personaggio
e a renderlo al meglio, insomma. Quindi veramente non ce ne sono di quelli che mi hanno particolarmente folgorato, ci sono quelli che mi hanno dato particolare successo e quindi che ricordo con un po' più di affetto, diciamo. Nominali. Beh, Fuori nevica di Vincenzo Salemme, non posso non nominarlo. Curiosamente il titolo di questo, che qui non sono io in locandina perché sono allievi del nostro laboratorio, diventati attori con i quali mettiamo su questa commedia. Questa è una commedia, è la prima commedia scritta e diretta anche da Cetti Sommella, che la interpretava anche insieme a me e insieme anche ad altri attori, e anche quella mi ha dato delle soddisfazioni e un successo veramente inaspettato. Poi film come i 2 film con Bud Spencer, Benvenuti al Sud, insomma, quelli sono quelli che mi danno più soddisfazione perché sono quelli che mi hanno, diciamo, maggiormente veicolato. Però sono sinceramente affezionato a tutti in egual misura. Anche perché io sto molto attento a scegliere, sai? Non mi fanno una proposta, non dico subito sì. A me quel personaggio mi deve prendere. Se mi prende, allora decido di farlo e quindi mi ci butto a capofitto. Se invece non declino. Giusto, secondo me Quindi per un attore compiere le proprie scelte. è fondamentale e ti dico che ho avuto l'avventura in 50, quasi 51 anni di contributi, soltanto 2 o 3 volte di accorgermi di essermi sbagliato, di aver fatto la scelta sbagliata. E beh, succede, no? Succede sempre, si Sì, impara da queste scelte esatto. sbagliate. E nel tuo lavoro di attore, quanto credi che sia importante seguire un'alimentazione equilibrata? Non è importante, è fondamentale, è imprescindibile. Adesso lo possiamo dire, poi magari la tagliate. Mi avete portato un vassoietto di dolci e io, siccome sono goloso innanzitutto, e poi per non farvi dispiacere ne ho mangiati ben 2, piccolini però, erano i mignon. E non avrei proprio dovuto, ho fatto uno sgarro terribile che pagherò con una camminata più lunga, con un po' di attività fisica maggiore. È importante perché, sai come dicono i buddisti, il nostro corpo è un tempio. Diciamo che, senza voler essere blasfemi, Dio siamo noi, è dentro di noi, quindi noi dobbiamo accoglierlo nel nostro corpo che è il nostro tempio. Per l'attore non c'è tanta differenza, è molto vicinissima la definizione e quindi è importante che l'attore curi il suo fisico, come anche è naturale la sua voce, ma il fiato, ma soprattutto anche il sentirsi sempre bene, in forma, quindi un'alimentazione corretta è imprescindibile, fondamentale, non se ne può fare a meno. E come hai trovato il tuo equilibrio oggi? Oggi, non oggi data, oggi giorno. Attualmente, Attualmente. avrai un tuo equilibrio, una tua Sì, routine sì, che ho ti la mia aiuta? routine. Cerco di evitare gli zuccheri finché è possibile, lottando strenuamente contro la mia insaziabile curiosità. Ma ci sto attento, i caffè amari, la colazione amara. Poi tendenzialmente credo che la cosa migliore, o quella che almeno alla quale io mi sono dedicato, è un primo piatto, poca pasta ma con verdure e frutta, e alla sera un secondo piatto con verdura, o viceversa, il secondo piatto a pranzo e il primo piatto a cena. Perfetto. Ripensando ai tuoi lavori passati, in particolare Benvenuti al Sud, no? Dove il territorio è protagonista. Sì. Secondo te la cucina serve ed è importante nel raccontare la storia di un luogo? Sì, penso che sia fondamentale. Noi napoletani siamo particolarmente avvantaggiati come pochissime altre regioni del sud, perché quelle del nord, per carità, hanno una cucina, la cucina emiliano-romagnola per esempio, è ricchissima, però quella identità che abbiamo noi napoletani o ad esempio i siciliani è difficile trovarla in altre parti d'Italia. Quindi è soprattutto, vedi, proprio hai citato Benvenuti al Sud, dove Nunzia Schiano
l'attrice che fa la mamma di uno dei due protagonisti, Mattia, che poi di Mattia, sarebbe Siani. esatto, di Alessandro Siani, con il, come si chiama, quello di cioccolato, il sanguinaccio, no? Il sanguinaccio, che voi non l'avete mai mangiato, il sanguinaccio, quello Quello vero, originale no. quello fatto proprio col sangue di maiale, no? Che una volta si faceva. Quindi sì, è un identificativo, è molto molto identificativo. E secondo te, rifacendoci anche al tuo ultimo cortometraggio, Panicure Bomb, la cucina riesce anche proprio a unire diverse culture? Sì, è bello, sì, sì, è vero, secondo me ci riesce. Ci riesce, beh, per chi avesse visto Panicure Bomb, alla fine non è così tanto poi inclusivo, perché certe volte per ignoranza, eh, per chi non l'avesse visto, insomma lo raccontiamo in breve, che si incontrano la cultura napoletana, diciamo italiana, con la cultura araba, e tutti a mangiare alla stessa tavola, ma i napoletani portano la carne di maiale a tavola che gli arabi, quelli musulmani, non possono mangiare. Quindi talvolta l'ignoranza, anzi sempre l'ignoranza, divide invece di unire. Sì. Adesso parliamo di un altro personaggio importante che ti ha reso noto. L'ossessione di Cico, il tuo personaggio Sì. ovviamente in E fuori nevica, Per il purè. per il purè. Cosa ci dice questa ossessione del tuo personaggio che le parole non ci hanno detto? Bisognerebbe chiederlo a Vincenzo Salemme, perché l'ha pensato lui, l'ha scritto lui. Però insomma credo di interpretare il fatto che la patata è, almeno io personalmente la penso così, è un ortaggio, un tubero molto accogliente e molto duttile, e che lo puoi fare fritto, bollito, pasta e patate, il purè, quindi è stata scelta la patata forse proprio per quello, perché simboleggia tantissimo, e quindi in un certo qual modo potrebbe stare a simboleggiare i vari aspetti del personaggio del fratello, diciamo, del fratello, del terzo fratello. Esatto. E quindi secondo te, per un attore, il cibo può essere un canale di comunicazione o solo un accessorio? Ma proprio come canale di comunicazione la vedo un po' appiccicata, la vedo un po' difficile che diventi proprio, che possa diventare un canale di comunicazione. E beh, un accessorio sicuramente, un accessorio, in quanto ci identifica, come abbiamo detto prima, no? Napoli, pizza. Quindi io sono napoletano e fammi una pizza. La domanda sorge spontanea. È lineare il Esatto. collegamento. Tu hai una figlia, no? Sì. Giada. Sì. Essere padre, cosa ha cambiato del tuo modo di vedere la vita? Dal giorno alla notte si cambia completamente, chimicamente, perché invece di essere in due si è in tre. Passi dallo stato di figlio allo stato di genitore, e non si finisce mai di essere figli, ma non si finisce neanche mai di essere genitore, e quindi cambia completamente la visione. Io ricordo che all'epoca ero spaventato, felice come mai sono stato forse, ma anche spaventato dalla responsabilità. E quando mia figlia aveva 4-5 anni ci fu l'invasione del Kuwait, e c'era la guerra del Kuwait, e quindi io ero spaventato dal fatto di aver messo al mondo un essere umano che sarebbe andato probabilmente incontro a una guerra. E poi insomma non è cambiato nulla, perché sono passati 40 anni, meno di 40 anni, eppure è successo, sta succedendo, non ha mai smesso questa cosa. Quindi anche quella, insomma, un genitore, i figli si sono sempre fatti, anche sotto i bombardamenti, i bambini nascevano nelle caverne degli uomini primitivi, quindi poi, come diciamo a Napoli, dove si mangia in due si mangia in tre, quindi i bambini vanno fatti, bisogna mettere al mondo tanti bambini. E sapresti dirmi
una cosa che hai imparato da lei, oltre tutto quello che avrai cercato di insegnarle Da nella mia sua vita? figlia? Sì. Tantissimo. L'unica cosa che non è stata capace di insegnarmi è essere padre, che è il mestiere più difficile del mondo. Io ho coniato un adagio: con le mogli e con i figli, come ti muovi sbagli. No, è un mestiere difficilissimo, non si riesce mai a impararlo fino in fondo. Mia figlia mi ha regalato la gioia di vedere crescere un essere umano che hai generato tu, e oggi, che grazie a Dio è una donna indipendente, sposata, insomma vive per conto suo tutto quanto, eh, per fortuna, grazie a Dio, lei non smette di essere figlia e io non smetto di essere padre. Bellissimo. Quindi è molto bello, sì, sì. Tu prima ci hai raccontato un po' dei tuoi momenti di infanzia, il ragù, la domenica tutti insieme. Ad oggi tu hai la tua famiglia, le tue abitudini. Come è cambiata il tuo momento a casa, a tavola? Come è cambiato? No, non è cambiato solo nella, ehm, come posso dire, nella dieta, nel senso che ho detto prima che cerco di mantenere una dieta alimentare corretta e senza esagerazioni, ma per il resto sono un uomo particolarmente legato alla tradizione. Io ho vissuto una ventina d'anni in Emilia, più di 20 anni, quasi 25 anni a Roma, prima di tornare a Napoli, ma ho quindi conosciuto e assaggiato e apprezzato molto la cucina emiliana, la cucina romana, ma attraverso questa c'è sempre stata la cucina napoletana. Io ricordo tanti anni fa un Capodanno con un gruppo di amici appunto emiliani, si faceva Capodanno insieme, dai ceniamo, cuciniamo qualcosa, eccetera, eccetera, e uno di loro disse: io preparo le cozze. Bene, e io ne comprammo un bel po', che eravamo un bel numero, e in cucina vedo questo qui che prende un pentolone e mette aglio, olio, cipolla, prezzemolo, sedano. Dico: ma che stai facendo? Un ragù. Dice: no, le cozze. E io mi sono impossessato di 1 chilo di cozze, ho detto: ferma, queste ve le posso fare a modo mio, e ho fatto l'impepata, no? Alla fine erano 2 cozze a testa, vedete come si leccavano i baffi? Sono proprio buone, ma fatte così, sono semplici ma buone. Ah no, ho dimenticato la panna. No. Dopo tutta questa cosa, fitta, e poi con la panna sopra, ma io mi avevo mangiato qui e cosa così. Quindi sono sempre stato integralisticamente legato alla tradizione napoletana. Perfetto. Allora, direi di passare all'ultima domanda. Se potessi tornare ad un preciso momento della tua vita, quale sarebbe? Quanto tempo abbiamo? Ce n'è spazio sulla scheda? Spero di sì. Molto. Quindi- Un momento della mia vita, guarda, devo dire che io sono abbastanza anziano, quindi ne ho più di uno. Uno sicuramente, l'abbiamo detto, è quando è nata mia figlia, Mhm. che ho visto nascere, proprio ero presente e sono stato il primo a farle il bagnetto, quindi è un ricordo indelebile. I momenti, purtroppo noi esseri umani siamo legati troppo cioè ci fissiamo con il ricordo triste e dimentichiamo i ricordi belli. Quindi mi vengono in mente soltanto cose non divertenti, cose un po' tristi, momenti difficili della mia vita. Ma tutte le volte che uno spettacolo teatrale è andato bene, ma più che bene, tutte le volte che ho ricevuto una critica positiva, tutte le volte che ho ricevuto una critica negativa, ma che mi è servita a crescere. Quindi sono tanti i momenti belli che potrei ricordare. Bisognerebbe, perché io tendenzialmente sono uno che tende appunto a tenersi ristretti i momenti belli, proprio perché si dimenticano facilmente, e quindi non basterebbe una giornata intera per raccontarli.
sono tendenzialmente un sereno, un uomo felice. Perfetto, va bene. Per noi Grazie, è tutto. Grazie mille, Nando. grazie a voi, grazie a voi.